Ciao ma, ascolta, sei ancora in giro? Riesci a passare a prendermi del nostro adesivo giallo? Com'è che ci devo fare? Mi serve! Mi serve e basta! No, ma tu non capisci, mi serve giallo! Giallo primario, ok? Mi raccomando. Ciao. East is up, I'm fearless when I hear this on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. Ehi là banditi, oggi volevo parlarvi dell'ultimo album della mia band preferita, che come forse saprete sono i 21 Pilots. Non so a quanti di voi piacciono, ma Trench l'ho trovato davvero meraviglioso, non solo dal punto di vista musicale, ma anche narrativo, perché dietro c'è tutto un mondo che non avete idea. Questo video infatti vuole essere un punto di ritrovo per tutti quei fan che non hanno ben capito la sottotrama di Trench, che è comprensibile, e per quelli che invece non ascoltano i 21 Pilots con la speranza che raccontandovi questo micro-universo possiate appassionarvi almeno un minimo. Avrei voluto farlo tempo fa, ma ho preferito far uscire l'album completo così da avere tutto il materiale disponibile. Per cui mettetevi comodi e state pronti a prendere appunti, perché potrebbe essere un tantinello complicato, ma fidatevi che ne vale assolutamente la pena. Partiamo giustamente dal titolo. Trench, trincea. Perché? È un tipo di fortificazione militare, ma cosa significa in questo album? La trincea, mamma quanto suona brutto in italiano, dovrebbe essere questo luogo di mezzo tra la libertà e un posto chiamato Dima, che in realtà non è altro che la proiezione della parte irrazionale del nostro cervello che ha a che vedere con la depressione, le paure, le incertezze e cose così. E se lo scorso album era incentrato sulla figura chiamata Blurry Face, ovvero la personificazione delle insicurezze di Tyler, questo album invece è incentrato sul luogo in cui risiede Blurry Face e sul fuggire. Chi fugge da questo luogo diventa un bandito e Tyler durante il suo viaggio verrà aiutato da altri banditi, ovvero le persone a lui care. Il colore dei ribelli è il giallo, simbolo della luce, del sole, dell'energia, della speranza, ma anche della conoscenza. E il motivo per cui il cantante dà forma fisica alle cose astratte è che quando le osservi, quando ce le hai di fronte a te è più facile analizzarle. Come dice anche in Bandito, ho creato questo mondo per sentire di avere un po' di controllo, ed è chiaro che se crei qualcosa automaticamente ne sei padrone. E se sei padrone del luogo in cui risiedono le tue insicurezze, allora è più facile affrontarle e superarle. Per la creazione di questo micro-universo Tyler si è ispirato alla Torre del Silenzio, che è un luogo dove le antiche popolazioni portavano i morti per purificarli. Questo perché si credeva che dopo la morte il corpo venisse invaso da demoni e spiriti maligni, la spiegazione che i religiosi davano alle malattie che portavano i morti. La purificazione avveniva tramite gli avvoltoi, rapaci che si nutrono delle carcasse spolpandole fino all'osso e che quindi non lasciano impurità. Ed ecco svelato il motivo per cui Trench ha un avvoltoio in copertina. Quindi si potrebbe quasi dire che questo sia un album di purificazione dei pensieri negativi. Tutto molto interessante, vero? Ma come abbiamo fatto a sapere queste cose visto che dalle sole canzoni sarebbe stato impossibile? Beh, ai 21 Pilots non piacciono le cose semplici, basta leggere i loro testi per accorgersi che sono pieni di metafore e strati di significati. La nostra storia comincia quando la band ha caricato sul loro store un loro vecchio video musicale, con l'aggiunta di una strana scritta alla fine del video che solo i fan con l'occhio più attento avrebbero potuto notare. Questo codice non era altro che un link che ti indirizzava a una pagina con un messaggio abbastanza inquietante. E leggendo solo le maiuscole di questa nota viene fuori la scritta East is up, che è un verso di Nico and the Niners. Ora immagino vi starete chiedendo perché East is up, ma soprattutto chi cacchio sono Nico and the Niners? Tra poco ci arriviamo. Sotto questo messaggio troviamo le parole codice di violazione, accompagnate da una serie di numeri che se aggiunti al link ti riportano su un'altra pagina decisamente più succosa. Qui possiamo trovare cose ancora più criptiche come lettere scritte a mano e a macchina, gif di un ghepardo, un avvoltoio e delle torce, foto strane e una piantina. E questo grafico non è altro che il disegno della struttura di una torre del silenzio, ecco che finalmente è saltata fuori, ma con una piccola aggiunta nel mezzo, ovvero 9 cerchi disposti in 3 file da 3. Non vi ricorda niente? No? Eh sì, è proprio la stramaledettissima copertina di Blurry Face. Ma figurati, sono 9 cerchietti a caso, saranno delle colonne o robe così. Tu dici?
Allora perché non ingrandiamo un po' l'immagine? Come vedi ci sono delle scritte. Sì, ma sono delle parole a caso che non significano niente, potrebbero quasi essere dei nomi. Senza potrebbero, sono dei nomi, e se vogliamo sono pure a caso perché sono pezzi diversi delle loro canzoni. Prendiamo ad esempio l'ultimo cerchio in basso a destra, c'è scritto Listo, giusto? Bene, tienilo a mente perché adesso stiamo per fare una cosa alla Pirati dei Caraibi. Non dice tramonta, dice che cala e sale. Se noi, così per gioco, ruotassimo la mappa di 90 gradi in senso antiorario portando quindi l'est in alto, il cerchio finirebbe in alto a destra. Quale canzone di Blurryface è collegata con il simbolo con le palme rosse in alto a destra? Ride. E che assurda coincidenza sarebbe se nel testo di Ride ci fosse un verso che se unite le parole verrebbe la scritta Listo. Puoi farlo con tutti i cerchi della torre, le parole combaciano sempre, il che spiega East is up. che non si intende solo come l'est è in alto, ma anche come la costa est dell'America, ovvero dove c'è l'Ohio, terra natale dei 21 Pilots, sta combinando qualcosa, più nello specifico si sta ribellando. Infatti, come ho detto all'inizio, Tyler cerca di scappare, di ribellarsi da questo posto chiamato Dima, che guarda un po' è una parola iraniana che significa torre del silenzio, controllato da Blurryface, che a sto giro non troviamo più singolo ma sotto forma di 9 vescovi, ovvero Nico and the Niners, e con questo il cerchio è completo. Quasi. Un interrogativo che mi rimane è Clancy, ovvero l'autore delle lettere che trovate su quel sito strano, perché non riesco a capire chi sia, o conoscendo i 21 Pilots anche cosa sia. È molto improbabile che sia Tyler, ma ho sentito teorie che dicono che potrebbe rappresentare la parte razionale del suo cervello che è stata fagocitata da quella irrazionale. O potrebbe essere ogni singolo membro della clique, ovvero i fan dei 21 Pilots, la cui salute mentale è a rischio e che Tyler cerca di aiutare. Bene, questo è pressoché l'intero universo narrativo che c'è dietro a Trench e che è bene conoscere se si vogliono comprendere al meglio i video musicali e i testi. Come avrete notato è roba un po' complicata, io ho cercato di essere il più chiaro possibile. Spero siate riusciti a seguirmi e fatemelo capire con un mi piace magari. Scrivetemi nei commenti se sono riuscito a farvi appassionare, se vi ho chiarito le idee, le vostre teorie e cosa ne pensate di questo album. Per oggi è tutto e vado a comprare Trench. Cos'altro dovrei fare, scusate, è stupendo.